Sono Guido Rocca e sono un pittore. Ho iniziato a creare fin da bambino. Ricordo che già dall'età di 8 anni dipingevo e scrivevo, però ero decisamente sensibile ma molto insicuro, e quindi a 16 anni ho pensato che le droghe potessero essere utili a risolvere un po' le mie problematiche. Quando mi sono reso conto che invece non era così, ormai era troppo tardi e nel giro veramente di poco tempo ero diventato un tossicodipendente. A 20 anni sono partito, mi sono imbarcato su una barca a vela, ho attraversato l'Oceano Atlantico, ho vissuto ai Caraibi, ho vissuto in Sud America, poi sono andato in India, sono stato sull'Himalaya fino a 6.000 metri, ho dormito nei monasteri buddisti, ero sempre alla ricerca di qualcosa. Questa mia voglia veramente di trovare, di cercare qualcosa che mi rendeva sempre inquieto, mi portava da un lato a fare tante esperienze, ma dall'altro mi sono reso conto che ciò che stavo cercando era molto più vicino di quanto pensassi, ed ero semplicemente io. Quando sei tossicodipendente sei pieno di maschere, di bugie, di finte identità, ma quando crei sei te stesso. L'arte mi ha proprio permesso di non farmi sopraffare da queste maschere, ma di tenere vivo il mio vero io. È stato il soffio sulla brace della vita che mi ha permesso di non morire completamente. Ad un certo punto, dopo viaggi, peripezie, grazie al cammino che ho fatto, grazie anche a questi miei momenti creativi, mi sono proprio reso conto che io ero responsabile di qualsiasi cosa mi stesse succedendo. Allora ho cercato varie soluzioni finché finalmente sono riuscito a trovare un centro di riabilitazione dove usavano delle tecniche naturali. Grazie a queste tecniche di miglioramento personale sono riuscito ad acquisirle e a liberarmi finalmente di questo inferno e di questa trappola tremenda che è appunto la tossicodipendenza. Quando ne sono uscito mi sono reso conto che non bastava questo. Mi sono reso conto che dovevo fare qualcosa, dovevo rimediare. Mi sono messo anch'io a studiare riabilitazione e sono 12 anni che adesso aiuto i ragazzi a uscire da questo problema e sto avendo grandissime soddisfazioni. Leggo un libro di un filosofo dove parla dell'arte come soluzione sociale, come l'arte è la linfa vitale che si inietta nella società e nella cultura. Parla dell'arte come rivoluzione gentile. Mi sono reso conto che potevo usare l'arte anche per essere utile e credo che non ci sia motivazione più grande nella vita che fare qualcosa per sentirsi utile. Ed è veramente un sogno che si realizza, perché poter vivere di quello che ti piace e poter aiutare, sentire che stai facendo qualcosa comunque di utile con quello che per te è la cosa più bella del mondo, non è un lavoro, ma è un sogno. Quando dipingo di pancia. Devo bypassare completamente la logica, la ragione, migliaia e migliaia di pennellate, e devo buttarmi sulla tela. I miei quadri sono io, fondamentalmente. Il colore non lo percepisco più come materia, percepisco la sua essenza energetica e vibrazionale. C'è proprio un momento finale in cui metto l'ultima pennellata e il quadro vibra. Lì capisco che il quadro è finito, cioè il quadro mi dice che è finito. Quella vibrazione che io percepisco nell'opera è la stessa vibrazione che percepisco dentro di me. Questo mio modo di dipingere, dove entro così in comunicazione col quadro e utilizzo i colori percependone la vibrazione energetica, mi ha fatto comprendere e realizzare e smascherare anche un po' l'illusorietà della materia, per farmi rivelare una verità decisamente più spirituale. Ovviamente mi auguro che porti questa armonia e questo senso di equilibrio e di serenità anche a chi poi osserva i miei quadri. Sono convinto che l'arte sia il ponte per ritrovare noi stessi.